Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa aventura gastronômica. Chegamos ao sul da Itália, na Puglia. E a gente veio conhecer como se faz o caciocavallo. Você já ouviu falar nesse queijo? Piacere Vinicius. Piacere. Piacere, Daniela. Ciao. Come stai? Bene, bene. Voi? Benissimo, che posto bello! Grazie. Ah. Qui siamo la zona in cui l'olivo è ancora una pianta spontanea, endemico, che poi sono stati innestati con la varietà Ogliarola garganica, che poi è la varietà nostra tipica, per dar origine all'oliveto che oggi è esistente. E le razze che si allevano sono queste razze tipiche del nostro territorio, quindi i bovini di razza podolica e i caprini di razza garganica. Razze che rischiavano di scomparire, come un po' tutte queste razze locali, insomma, perché l'avvento della zootecnia intensiva, diciamo, ha fatto sì che questi animali che vivevano allo stato brado e producevano poco non erano competitivi, insomma. Però, diciamo, negli ultimi tempi un po' la sensibilità è cambiata, si è visto che i prodotti che otteniamo sono diversi, si è visto che questo è un tipo di allevamento sostenibile, insomma c'è una riscoperta e un'attenzione diversa. Allora in questo periodo che c'è più erba, l'erba è meno concentrata, servono 10 litri per fare un chilo di formaggio. D'inverno, quando l'erba è meno acquosa, sono sufficienti anche 7-8 litri di latte per un chilo di formaggio. Questa non è ancora salata, né? No. Tem um sabor diferente. Lembra un poco coco. Forse dare quella siero, che scaldiamo il siero nel fuoco e poi si dà un po'. Già è buono così. E sono più o meno 2 ore per fare la fermentazione. 2 ore no? 2 ore e mezza. 2 ore e mezza. Agora ele está cortando a pasta para começar a filar. Não precisa ser cortado tão pequeno quanto a mussarela. E olha que legal o jeito que é esquentada a água. Muito legal. É belíssimo questo lavoro. Então agora ele precisa trabalhar isso daí, ó. Ele vai colocando a água, ele cortou bem em pedacinhos assim para entrar o calor bem distribuído nos pedaços de queijo. Da coalhada, né? Porque ainda não é queijo, agora que vai virar queijo. E aí ele vai formando filamento, ó. Mas a mão dele já deve ser meio com uma casquinha, porque isso aí tá 100 graus a água. E aí o mesmo processo que a gente viu na escamorça, na mussarela, precisa ir botando a mão um pouco na água fria para não queimar de vez. Agora tá formando o filamento mesmo. E questa pasta diventa due formaggi. Questo è caciocavallo podolico perché è fatto con il latte di podolica. Però tra le mozzarelle, le scamorze e il caciocavallo è il tipo di lavorazione. Qui si fa una cagliata, quando si rompe la cagliata viene rotta molto, si fa le dimensioni di un chicco di riso. Perché più rompiamo la cagliata più perde siero e più va bene per un formaggio che vogliamo far stagionare. Se vogliamo fare invece una mozzarella, una scamorza che si mangia subito, allora la cagliata viene rotta molto poco, quindi ha le dimensioni di una noce, così trattiene più acqua e quindi è più morbida e va meglio per il consumo fresco. Il nome caciocavallo proviene della tradizione. Ci sono diverse teorie, però secondo quella più diffusa perché stagiona a cavallo di una pertica.
Giuseppe estava explicando pra gente que ele tem que fazer toda aquela parte que está embaixo, cobrir o queijo inteiro e tem que ficar esse pedacinho que ele está esticando até em cima, porque a hora que você vai amarrar o queijo para deixar envelhecer do jeito que a gente vai ver depois, não rompe essa parte de cima. Então ele sustenta, é como mais ou menos a coluna vertebral do queijo. É muito importante essa parte de fechar, porque se ele não selar perfeitamente essa parte, vai acabar com o queijo, porque vai entrar ar e ele vai romper. Então ele tem que estar bem seladinho para formar uma casca em torno de tudo e a parte de dentro não ter contato com ar. É o contrário do que a gente viu do gorgonzola, que precisava ter contato no ar na hora que eles furavam. Ó, tem alguns ali na salmoura já. Eles ficam 2 dias aí. E depois eles penduram nesse formato aqui. E poi vanno in stanze man mano più fresche fino ad andare in grotta. In grotta poi possono stagionare mesi, anni, insomma. Questi hanno un anno. Un anno. Si ricorda. E se quede così con le muffe? Sì. Questi sono invece qualche mese, però già si ricoprono subito di muffe. Poi anche nel corso dell'anno cambiano, le muffe poi sono verdi, poi diventano bianche, poi diventano... Però la muffa è solo esterna. E sempre se lascia la muffa, non fa come... Non se... No. L'importante è che sia la forma integra, perché se c'è qualche lesione... Ah sì, la muffa entra dentro e... si guarda. Allora esistono 2 teorie sull'origine di questa razza. Secondo una teoria, la culla di origine di questa razza sarebbe questa regione a sud dell'Ucraina che si chiama Podolia, e tuttora esiste, altopiano podolico. E sarebbero arrivate da noi attraverso l'Europa dell'Est, poi l'Istria e quindi arrivati in Italia. C'è un'altra teoria invece che sposta ancora molto più indietro la presenza dei bovini podolici da noi, addirittura in età preistorica, in età neolitica, quando i primi bovini furono addomesticati qui, nella zona tra il Tigri e l'Eufrate, la mezzaluna fertile, insomma dove è nata l'agricoltura, dove furono addomesticati i primi bovini, e da qui sono arrivati nel sud Italia attraverso la rotta mediterranea. E questi bovini appena addomesticati si sono incrociati con i bovini selvatici presenti, con gli uro presenti nel nostro territorio. Quante forme di formaggio riesci a fare qui all'anno? Più o meno 400-500. 400-500, non di più. È proprio una boutique di formaggio. Vamos provar a ricota podólica. Você vê que ela não é branca, ela já é um pouquinho mais amarela. La cremosità, vabbè, assaggio, poi mi dici. Ai, não faz essa cara que me mata de vontade. É muito boa. Ela não tem aqueles pedaços da ricota, assim, ela é bem cremosa. Você sente mais a gordura. É uma ricota um pouco mais gorda, né? Digamos É uma assim. ricota mais gordinha. Mas ela é muito boa. Você sente um sabor assim mais natural, mais selvagem. 100% aprovada a podólica. Vamos ver o que a Dani acha agora. Deus, tô até nervosa. Ah, ela é bem cremosa. Ela ela é granulada, mas não é farinhenta, assim, que vai caindo, ó. Tá vendo? É muito boa, é cremosíssima. Sì. É fresca. Ah, proprio Ah, così. você come cruda? Sì. Voi non le conoscete le fave? Sì, ma solo bollite. E davvero è proprio una cosa più ao nord del Brasile, Sì. non tanto ao sud, quindi no... Gente, come fala crua? Gostoso. A gente descobre todo dia uma coisa diferente, ou umas 500 coisas diferentes por dia. E questo è il caciocavallo.
Olha que lindo esse queijo. E dá pra ver as filaturas dele. Dá pra ver bem as camadinhas assim. Aqui, olha como ele abre bem, ó, os filamentos. Olha que coisa linda. O perfume dele é muito bom. Bom, boníssimo. Ele tem un poco do parmigiano reggiano, do grana padano. E é cristalizado? Ele non chega a estar cristalizzato, ma io acho che ele cristalizza. Però poi cristallizza, quello che si vedono quei puntini bianchi, quello è i cristalli di un sale ossalato di calcio. E qui si forma nelle forme molto stagionate. E é legal porque ele tem uma acidez mais alta do que o parmigiano reggiano do grana padano. Você sente um pouco de acidez, você sente ele mais vivo, ele tem um sabor um pouco mais animal, assim, vou dizer. O Vinícius paralisou aqui, ele paralisou porque... É muito buono questo Ma formaggio. Daniela firma solo e non mangia. vede, qualcuno vede quanto io lavoro. Questo è cacio ricotta di capra, è un formaggio particolare, tipico questa anche della tradizione casearia pugliese e meridionale in generale. Quindi si scalda prima alla temperatura alla quale affiora la ricotta e poi lo si lascia raffreddare. Quando si raffredda arriva intorno ai 40 gradi, si aggiunge il caglio e in questo modo nel prodotto che raccogliamo otteniamo sia la proteina che sono presenti nelle ricotte sia la caseina che è presente nel formaggio. Daniela gravando e continuo comendo aqui. E é queijo, né? Tô sofrendo horrores. Può mangiare Daniela? Sì. No, dopo. Dopo, solo dopo. Ha un sapore molto differente. Questo poi quando stagiona è il cacio ricotta che si mette sulla pasta. E aí, amor? Só pra não dizer que não come nada, porque Olha tá... a lasca de queijo. A textura dele lembra um pouco um queijo Minas, né? E eu acho que as pessoas gostam mais do fresco porque não tem um sabor tão acentuado do queijo de cabra que normalmente tem, né? Ele tem um sabor mais suavezinho, dá pra sentir já que é de cabra, mas ele fica mais suave. Nossa, muito bom. Saúde. Saúde, e eu? Ai, ai. Gente, coisa deliciosa esses queijos. Digam o que quiserem, mas um queijo artesanal tem outro sabor. Não, e o mais legal é que é uma obra de arte, né? Uma obra de arte feita de leite que você pode comer. Perfeito. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, já sabem, né? Dá aquele joinha pra gente. Deixa no comentário aí o que você achou do vídeo. O que vocês acham que a gente pode melhorar. O que vocês querem ver mais. A gente escuta vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.